Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio della serie Blunder, se li capisci li eviti. Ringrazio Franco Candeo per avermi segnalato una posizione estremamente interessante ed istruttiva. Posizione che passiamo a vedere subito, ma soprattutto passiamo a sentire le osservazioni di Franco. Ciao Gian Lazzaro, questa è un'altra posizione. Io sono il nero, sto perdendo 2-0 una partita e 7, tiro 5-1 e muovo dal 6 facendo 6-5 e 6-1. XG mi dice che è un errore, la mossa corretta è un errore di 241. Io ho pensato di non muovermi dal 18 perché se poi fossi stato colpito, rientrare con 3 case rischiavo davvero che poi mi picchiassi nuovamente in testa e rimanere bloccato. Invece XG mi dice che la mossa giusta è 18-13-5-4, quindi andare via dall'ancora del 18 e lasciare 2 in presa in casa mia. Onestamente io li farei ancora 6-5, 6-1 e non ho capito il motivo di scoprirsi con 2 in casa a questo punto del gioco. Grazie. Allora, l'osservazione di Franco è in un certo qual modo corretta, perché la mossa di XG, quindi colpire la pedina nella propria casa interna lasciando 2 blot nella casa interna, è sicuramente pericolosa. Però un aspetto importante è che nel backgammon non sempre la prudenza o l'estrema prudenza sono la strategia migliore. Franco dovrebbe abituarsi, e questo secondo me è uno dei suoi difetti, a vedere anche il bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto. Allora, la sua posizione, nonostante sia in grosso vantaggio in corsa e abbia una casa forte, non è particolarmente vantaggiosa, anzi, perché ha le 2 pedine sulla casa 18 che non possono venire avanti facilmente, l'avversario controlla completamente l'outfield e non ha assolutamente il timing, quindi è costretto ad uscire. L'avversario ha una casa abbastanza forte, ma soprattutto bisogna osservare che la casa dell'avversario diventerà ancora più forte nelle prossime mosse, e questo lo porta a non aspettare troppo come lui ha fatto. Altra considerazione molto importante è che colpendo la pedina col cosiddetto banana split, praticamente decide il game alla prossima mossa, o almeno se l'avversario danza, e questo capita nel 44-45% dei casi, quindi non pochi, Franco ha la possibilità di cubare e incassare il punto, perché sarebbe troppo rischioso per l'avversario accettare. Quindi vedete che con la mossa apparentemente rischiosa Franco vince nel 45% dei casi vince immediatamente. Se invece viene colpito, certo, soprattutto se non rientra, si troverà in grosse difficoltà. Però 45% di vittorie in una posizione inferiore non sono sicuramente una possibilità da scartare.
Quindi in questi casi bisogna avere coraggio e non aspettare di morire di una morte lunga ma quasi sicura. Quindi direi posizione molto interessante, che può capitare, appunto il cosiddetto banana split. Vi invito a guardare il video con la definizione di banana split, video che vedete in alto a destra oppure trovate nella descrizione, e provare a guardare con maggiore attenzione i casi in cui appunto il banana split porta a dei risultati positivi. Quindi spero che questo video sia stato istruttivo per molti. Penso che sicuramente sarà molto utile a Franco, ma non solo a lui. Devo dire che anch'io fatico a prendere in considerazione il banana split, mi sembra, ho la tendenza anch'io a valutarlo troppo rischioso, ma in certe circostanze è assolutamente la scelta da fare. Grazie a tutti dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.